Ragazzi, un benvenuto a tutti dal vostro Luca Talan. Oggi alla fine di questo video potrete finalmente utilizzare un modulo veramente interessante e devastante. Ragazzi, mi sta facendo divertire tantissimo. Sono grazie a questo modulo finalmente ritornato in Division 2. Ancora ci manca qualche passo per la Division 1, però piano piano ci arriveremo, ragazzi. Intanto, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando e la sua spiegazione. Eccolo qui, ragazzi, questo è il modulo, un 433 fondamentalmente, un modulo diciamo tipico per i giochi di calcio, un modulo molto classico e molto diciamo elementare se vogliamo analizzarlo da un certo punto di vista, ma comunque secondo me è sempre uno dei migliori moduli più funzionali per tutti gli stili di gioco e soprattutto per ogni tipologia di gioco, perché comunque ognuno di noi poi gli piace giocare magari più offensivi, più palleggio, più contrattaccare, insomma ognuno di noi ha la propria idea e visione di gioco, ma secondo me, ragazzi, con questa formazione così schierata in campo diventa veramente devastante. Io, ragazzi, partirei intanto dal portiere in modo tale da analizzare già come prima battuta. Lui è un portiere difensivo, ma va bene anche un portiere offensivo. Io ho Cech, che ripeto è uno dei portieri più forti del gioco, secondo me finora usciti. Se non avete lui, comunque va bene anche un portiere offensivo eventualmente, l'importante è che insomma sia un portiere con la quale vi trovate bene. In difesa, ragazzi, qui si apre già un bel capitolo. Allora, possiamo giocare con due terzini offensivi, possiamo giocare con un terzino difensivo e uno offensivo, oppure, come sto giocando io, con 3 DC e un terzino offensivo. Sono tutte e tre interessanti come situazioni, le ho testate tutte e tre e purtroppo io apro una piccola parentesi, facendo tutti questi test purtroppo per poi darvi a voi quello che è il risultato migliore, purtroppo ne pago io direttamente le conseguenze, perché ovviamente subisci sconfitte, non riesci magari a giocare come vorresti, però poi una volta che trovi comunque la quadra con quel modulo riesci allo stesso tempo comunque a divertirti e a portare a casa qualche risultato utile consecutivo. Io attualmente li ho portati con questa formazione, una formazione, ripeto, molto divertente, quindi partiamo dalla difesa. La difesa, ragazzi, io metterei sul centrodestra, qualora volessimo giocare con 3DC, uno sviluppo e poi vi spiegherò anche la motivazione. Uno sviluppo quindi con queste caratteristiche, quindi molto forte difensivamente, molto veloce. Ricordatevi, ragazzi, velocità almeno sopra gli 87-88, non di meno, perché altrimenti con l'attuale gameplay i giocatori farebbero troppa fatica a inseguire gli attaccanti avversari. Al centro ci mettiamo invece un incontrista, ripeto, vi spiegherò a breve il motivo per il quale ci sono appunto questi stili di gioco in campo, con comunque un'ottima velocità, un'ottima difesa e un ottimo chiaramente contatto fisico, insomma tutti i vari parametri che deve avere un difensore decente. Ecco, sicuramente Van de Ven, pur essendo un pot, rispecchia completamente quelli che sono i miei parametri di difensore. Nonostante magari non abbia alcuni parametri elevatissimi nella difesa, però credetemi che si fa molto rispettare, perché è alto 1,93, ha una velocità di 93, è molto grosso fisicamente, di conseguenza riesce a recuperare e non far passare gli avversari, molto bravo negli intercetti, quindi ottimo. Paolo Maldini, terzino difensivo, ma che può fare con stile acceso anche il difensore centrale. Vi ricordo appunto, per chi magari se lo fosse perso negli altri video, che gli stili accesi si vedono dalla lavagnetta in alto sulla destra, dove ci fa vedere le posizioni verdi accese in campo. Quindi quelle sono le posizioni, ragazzi, nella quale il nostro giocatore può giocare. Ovviamente dipende da come lo maxiamo, però può giocare in quelle posizioni. Ovviamente Maldini o CLD non ce lo mette, CLS scusatemi, non ce lo metterei mai, però se noi lo maxiamo da CLS potrebbe eventualmente anche farlo. Io chiaramente l'ho livellato da terzino difensivo o comunque difensore centrale prevalentemente, e credetemi fa veramente la differenza. Anche lui molto veloce,
un'ottima difesa, lui è anche abbastanza forte tecnicamente per dire che comunque è un difensore, quindi veramente veramente top. C'ha il booster in difesa, quindi ha comunque i parametri difensivi anche maxati di qualche punticino, veramente veramente top. Ragazzi, piccola alternativa a questi tre stili di gioco potrebbero essere incontrista, sviluppo e sviluppo. Ok, quindi l'incontrista sempre centrale e poi 2 sviluppo invece al suo fianco. Se avete Maldini o avete comunque un difensore con queste caratteristiche che non sia sviluppo, provate pure a buttarcelo dentro. Io a sinistra poi utilizzo, ragazzi, un terzino offensivo, perché comunque, ragazzi, voglio che ci sia un minimo di spinta sulle fasce. Come potete notare sono messi in diagonale, c'è qui un SP che può diventare delle volte anche un esterno destro e dall'altra parte comunque un terzino offensivo, quindi un terzino comunque di spinta. Si potrebbe fare anche, ripeto, una soluzione in cui metto 2 difensori centrali e 2 terzini offensivi, una soluzione molto interessante ma anche molto offensiva, soprattutto giocando con contropiede, da testare. Però io l'ho provata, eventualmente andrebbero riviste un attimino anche quelle che sono le istruzioni individuali rispetto a quelle che sto mettendo io, però che comunque è interessante. Questa disposizione, come vi dicevo prima, è così perché comunque, ragazzi, voglio che ci sia un secondo finto mediano. Con Van de Ven incontrista in questo caso ce lo avrei, perché Van de Ven chiaramente essendo un incontrista tenderà a uscire sul portatore di palla, tenderà ad andare a recuperare palloni anche fuori, diciamo, la sua comfort zone, mentre gli altri due, il terzino difensivo che si comporterà come una sorta di sviluppo e uno sviluppo, tenderanno a fare il movimento quindi inverso, anziché uscire tenderanno a temporeggiare, a stare là, quindi ad aspettare gli attaccanti. E loro due, ragazzi, va bene, sono due chiaramente fuori classe, hanno la velocità e la tecnica e comunque la forza fisica per poter recuperare eventuali inserimenti dietro le spalle di Van de Ven qualora questo chiaramente uscisse. Passiamo alla mediana. La mediana, ragazzi, io ci metto un incontrista perché ho Vieira. Attenzione, Vieira è uno dei giocatori più forti del gioco attualmente, è uno dei mediani, ripeto, più forti, più comunque esaustivi che ci possano essere in circolazione, perché fa tutto. Difensivo, si butta in mezzo alla difesa, recupera tutto, è molto forte fisicamente, è veloce, qualche volta va pure alla conclusione. Ragazzi, è un mediano completo di qualsiasi cosa, di conseguenza utilizzo lui. Se vogliamo una soluzione più conservativa, vi consiglio un collante. Al suo posto ci sta comunque molto molto bene anche il collante, infatti io me lo porto in panchina. Però, ragazzi, io vi consiglio un mediano con queste caratteristiche, che abbia almeno, come già detto prima, 86-87 di velocità, ottima difesa e comunque un minimo anche di tecnica, ragazzi, perché consideriamo che deve essere un giocatore che deve far ripartire l'azione, quindi non può sbagliare ogni singolo passaggio. Alla sua destra, ragazzi, metto un mediano, un altro mediano o barra CC, che è un tra le linee. Io ho Pirlo, ho avuto la fortuna qualche mese fa di vincerlo nel giro gratuito e Pirlo sicuramente è un giocatore incredibile, anche lui uno dei centrocampisti più forti che ci siano sul gioco. Molto molto interessante, pecca un po' di velocità, quella è l'unica cosa, però diciamo che Pirlo può anche peccare un pochino di velocità in compenso però della sua elevata e buggata tecnica, fra tecnica individuale comunque e passaggi che riesce a fare. Pirlo veramente è una carta top. Inoltre ha questi booster regista e centrocampo, quindi che vi aumentano anche alcuni valori, però Pirlo, ragazzi, credetemi, è veramente una carta molto molto esaustiva. L'alternativa a Pirlo, mi viene spontaneo dirvelo e appunto proporvela, è un Modric o un Pedri. Sono comunque due giocatori, ragazzi, che hanno un po' queste caratteristiche, quindi hanno le caratteristiche di registi, hanno le caratteristiche di fare dei passaggi della tecnica il loro forte, e quindi, ragazzi, se chiaramente non avete lui, provate uno di loro.
In avanti, diciamo poco sopra di loro, ci metto un giocatore chiave, che in questo caso utilizzo Griezmann, ma ne ho anche qualcos'altro in panchina. Un giocatore molto molto interessante con un ottimo comportamento offensivo. Qui mi interessa che sia un giocatore che sappia attaccare bene gli spazi, che abbia una buona tecnica, perché spesso dovrà duettare con le nostre punte in scambi veloci o comunque passaggi filtranti, quindi è fondamentale che abbia una buona tecnica e lui chiaramente ce l'ha. Importante anche che sia veloce. Griezmann non lo è, però comunque ha un buon body type, di conseguenza credetemi fa veramente degli ottimi numeri. Se non avete questo giocatore va bene anche un altro giocatore chiave. L'importante, ragazzi, è che abbia buona tecnica e buona chiaramente velocità. Se poi avesse come lui anche la finalizzazione sarebbe top, perché in modo tale che se si trovi davanti al portiere non sbaglia. E in avanti poi, ragazzi, qui abbiamo 3 giocatori particolari. Vi spiegherò loro 3, ma vi darò anche qualche piccola soluzione. Allora, partiamo da lui. Io ci metto Digno come seconda punta qui laterale, ma perché è un giocatore stratosferico, fortissimo tecnicamente, molto veloce e che segna anche parecchio. Quindi diciamo che io ho lui o eventualmente Neymar che fanno questo caso, eventualmente anche Messi, però Digno in questo momento, in questo ruolo, è quello che mi sta convincendo più di tutti. Douglas Costa, ce ne sono diversi interessanti. L'importante è comunque che abbia velocità, tecnica e chiaramente che sia bravo nel calciare. Davanti io utilizzo 2 opportunisti. 2 opportunisti perché? Perché comunque sono quegli attaccanti che tenderanno appunto ad attaccare lo spazio nel momento in cui questo si presenta. Rummenigge è molto molto forte, nasce come seconda punta in realtà, però può fare appunto anche la punta, è un opportunista, quindi attaccherà molto bene quelli che sono gli spazi. Vicino a lui ci metto un altro opportunista che è Mbappé. Ragazzi, Mbappé, qualsiasi versione abbiate, utilizzatelo perché è veramente forte proprio come carta, è buggata, molto veloce, dribbling, possesso stretto, finalizzazione. Ragazzi, è un attaccante, cioè a me vi faccio vedere, questo ce l'ho da meno di un anno, mi ha fatto 1424 partite e 1368 gol, cioè ragazzi ha fatto più gol delle partite che gioca, ovviamente. Perché? Perché è un giocatore che mi segna dappertutto, un giocatore che si inserisce, che sotto porta non sbaglia quasi mai, cioè 9 su 10 ragazzi sono gol, credetemi. E sono uscite anche delle versioni leggenda di Mbappé, quindi mi immagino che chi di voi ce l'abbia sicuramente è molto molto fortunato, però anche le altre che sono uscite possono andare bene. Dicevo, un'altra ipotetica soluzione potrebbe essere che al posto di Rummenigge, ragazzi, ascoltatemi bene, mettiamo o un attaccante di rientro o un senza palla. Perché? Perché tutte e due tenderanno a fare dei movimenti particolari. Uno chiaramente tenderà a venire incontro, che è l'attaccante di rientro, di conseguenza libererà lo spazio per Digno nell'inserimento, quindi qui eventualmente potrebbe starci bene a quel punto anche un giocatore chiave o un altro opportunista, attenzione. L'altro invece, un senza palla, cercherà di collocarsi nel punto più idoneo in quel momento dell'azione per ricevere palla. Di conseguenza farà dei movimenti molto molto interessanti. Delle volte è capace che comunque il senza palla riusciamo a trovarlo smarcato vicino ai pressi, insomma, dell'area avversaria, pronto a ricevere palla e quindi a fare gol. Lui lo lascerei opportunista, perché comunque dobbiamo avere anche un attaccante che invece stia un pochino più all'interno dell'area di rigore, perché altrimenti tutti vengono incontro, tutti palleggiamo, però poi chi occupa l'area di rigore, quindi lascerei comunque un opportunista. Però vicino ci potrei mettere degli stili di gioco un pochino più diversi, più particolari, proprio per venire a fare palleggio e giocare un po' di più la palla. Dipende molto da che stile di gioco squadra utilizziamo, se utilizziamo il contropiede o un altro stile di gioco. Io comunque questa squadra è strutturata prevalentemente per lo specifico per il contropiede veloce. Vi faccio vedere anche la panchina, prima di farvi vedere le istruzioni. Porto due difensori centrali, o comunque un difensore e un terzino.
un altro terzino per poter eventualmente offendere al posto di Grimaldo qualora questo appunto fosse freccia in giù. Cafu idem con patate, perché ve l'ho detto, anche la soluzione di due terzini offensivi è molto molto interessante. Mi porto un mediano che è Gilberto Silva e un altro CC barra trequartista. Ho trovato questo Milinkovic Savic, ragazzi, che c'è questi giorni con il contratto mirato, molto molto interessante, un giocatore chiave. Io gli ho fatto appunto questa build, tralasciando un pelino la velocità, però comunque dandogli importanza sulla tecnica. Lui come giocatore lo conosciamo, non era e non è estremamente veloce, appunto non era nemmeno quando giocava in Italia, però era un giocatore sicuramente molto tecnico e che faceva della sua fisicità e della sua tecnica sicuramente un'arma importante da utilizzare contro gli avversari. Vicino a lui ci metto invece un piccolo nano, piccolo Snyder, ma con dei piedi veramente incredibili, credetemi ragazzi, molto molto forte, molto molto interessante come giocatore, regista creativo, perfetto soprattutto se vogliamo fare filtrantoni per gli attaccanti, perché credetemi gliela dà sui piedi e li mette davanti alla porta proprio in un batter d'occhio. Il senza palla famoso di cui ho parlato poco fa, quindi mi porto questo bebetto perché lui veramente secondo me è fenomenale, una delle prime carte leggende uscite nel gioco che tra l'altro regalava, è molto molto forte nonostante non abbia tutti questi gran parametri, ma se vi ricordate a inizio gioco qualche anno fa i parametri erano differenti rispetto a quelli di oggi, fa comunque e dice molto la sua. Molto molto interessante. Battistuta, un altro opportunista, l'abbiamo già visto nei diversi video insomma che ho fatto anche di recente, una carta molto interessante, ma se non avete lui va bene anche un altro opportunista, insomma io metto lui perché l'ho trovato da poco, perché mi piace come si muove, però vanno bene eventualmente anche altri opportunisti. Un attaccante di rientro, come già accennato, per eventualmente creare quel famoso movimento di uno che viene e l'altro che va. Questo Neymar è molto molto forte, buggato come giocatore, guardate che dribbling ha, guardate chiaramente che parametri anche a livello di velocità, comunque di accelerazione, ha una tecnica veramente importante e anche un bel calcio, quindi una carta sicuramente da buttare dentro magari a fine partita, a metà partita, per cercare di sbloccare la situation. Gianluca Scamacca, ragazzi, invece lo utilizzo, vi dico la sincera verità, qualora non trovassi spazio centrale e magari decidessi di allargarmi un po' per giocare con le fasce, provare quindi a buttare dentro qualche cross. Lui è 1,95 per 85 kg, sicuramente si fa rispettare di testa, a me di testa mi ha già fatto diversi gol, quindi sono contento appunto di questo, di poter utilizzare per queste evenienze. È un fulcro di gioco, quindi si tenderà a muovere diversamente rispetto a un opportunista, e vi ricordo appunto che nel canale trovate, per chi si sta chiedendo, il video nella quale spiego tutti gli stili di gioco individuali dei giocatori. È fondamentale e importantissimo chiaramente conoscerli. Comunque dicevo, questo Scamacca quando lo faccio entrare, quando lo chiamo in causa, comunque fa il suo. Se non avete lui va bene comunque anche un Haaland, anche un altro giocatore forte di testa qualora voleste chiaramente cambiare e giocare un po' di più con i cross. Ve lo consiglio ragazzi, perché ovviamente con questa squadra che gioca abbastanza centrale delle volte si potrebbero trovare dei giocatori che sono molto chiusi centralmente e con la quale appunto si farà poi fatica a palleggiare e cercare appunto gli inserimenti. Quindi bisogna delle volte saper alternare, quindi ad esempio spostare Digno come esterno, e in quel caso magari si può trovare qualche soluzione migliore per far male all'avversario. Andiamo subito a vedere le istruzioni. Sono il difensivo sul nostro amico Vieira, l'offensivo, attenzione, su Grimaldo, perché lui comunque deve spingere ragazzi sulla fascia, e tant'è che gli ho dato anche contropiede perché deve rimanere proprio lì, cioè è una finta difesa a 4 questa ragazzi, è proprio quasi una difesa a 3, cioè deve comunque attaccare ragazzi, deve creare superiorità numerica, quindi è un 3-3-4 praticamente diventerebbe talvolta.
molto interessante, si fanno un sacco di gol ragazzi. E poi il contropiede alla nostra prima punta, diciamo che deve occupare l'area avversaria. Ragazzi, questo era il modulo, io spero che vi piaccia. Prima di andare avanti e di ringraziarvi, appunto, volevo ricordarvi anche dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo invece è una piattaforma videoludica dalla quale poter acquistare prodotti videoludici a dei prezzi, anzi scusatemi, veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione, non pagherete nemmeno un centesimo di più, ma è un modo per supportare il canale. Inoltre, come avete visto all'inizio video, per Gamivo ci sarebbe anche per voi un piccolo codice sconto. Per chi volesse invece supportarlo in maniera più concreta ed efficiente, sono aperti anche gli abbonamenti. Gli abbonamenti hanno un costo veramente irrisorio, però sblocchereste la possibilità di avere chiaramente dei video dedicati solo e esclusivamente per voi, oltre che chiaramente poter giocare con me, fare dei video personalizzati appunto su di voi, magari spiegandomi quelle che sono le vostre problematiche e le vostre caratteristiche di gioco. Quindi ci potrebbero essere dei contenuti veramente interessanti, solo riservati appunto agli abbonati. Fatemi sapere ragazzi nei commenti che ne pensate. Un saluto, alla prossima dal vostro Luca Tanan. Ciao!